Non era la prima volta che andavamo in Sardegna per esplorazioni speleologiche e speleo-subacquee. Negli ultimi anni la nostra associazione, la ASSO, più volte aveva partecipato a spedizioni di rilevamento e studio delle grotte dell'isola insieme a gruppi di ricerca sardi. Ma ora, mentre imbarcavamo i 2 furgoni con tutte le attrezzature sul traghetto merci per Olbia, sapevamo che i nostri amici Leo e Maria, che ci attendevano nell'isola, ci riservavano qualcosa di diverso. Saremmo ancora entrati in contatto con le affascinanti testimonianze storiche e archeologiche presenti in alcune grotte della Sardegna, memoria di 5 millenni di assidue frequentazioni. La strada statale 125, detta anche Orientale Sarda, divide il supramonte di Dorgali in 2 settori principali, quello montano e quello marino. Il primo è caratterizzato dalla presenza dell'incredibile gola di Gorroppu, che con le sue pareti alte 400 metri è tra i canyon più alti ed estesi d'Europa. Il secondo è formato dalle splendide coste del Golfo di Orosei, cui fanno da cornice alte montagne calcaree nello spettacolo unico di Cala Fuili e Cala Luna. Un territorio vasto che ospita una natura sempre diversa, dalle desolate estensioni degli altipiani basaltici del Gollei alla dolcezza delle valli dove si alternano il pascolo e la coltivazione della vite e dell'ulivo. Natura e cultura da scoprire per comprendere lo spirito di una comunità che la storia millenaria ha rispettato e conservato con equilibrio nel suo meraviglioso ambiente naturale. Il nostro interesse verso questa zona è prevalentemente concentrato sui suoi segreti sotterranei. Le cavità sono numerose, quasi tutte prevalentemente di origine carsica. Noi sappiamo che le grotte nascono da diverse cause. Ci sono grotte di origine glaciale, di origine marina, derivanti da crolli, magmatiche, tettoniche, ma noi sappiamo che la stragrande maggioranza delle grotte in Italia ha una prevalenza di origine carsica. Il karsismo è un fenomeno di erosione che l'acqua produce attraversando gli strati e le fratture in modo tale che la sua veemenza, i suoi agenti meccanici e chimici allargano queste fratture fino a generare dei veri e propri pozzi, delle cavità, dei grandi ambienti e dei laghi sotterranei, perché gli strati impermeabili sottostanti trattengono l'acqua che spesso resta in questi bacini idrografici sotterranei, ma che talvolta emerge in superficie o attraverso sorgenti o attraverso delle risorgenze, quali quelle appunto della zona del Golfo di Orosei, quale quella del bel torrente che è stato oggetto di uno studio ben specifico. Questi agenti erosivi continuano ad allargare e a produrre queste cavità distruggendo le paratie che separano i diversi ambienti, levigando le aree dove passano e in alcuni casi attraverso procedimenti di tipo chimico ed evaporativo, contribuendo invece al loro arricchimento con delle concrezioni, con delle stalattiti e con delle stalagmiti. Nella sua azione demolitrice l'acqua si avvale non solo delle sue capacità chimiche e meccaniche, ma anche di altri agenti che concorrono, quale la temperatura e quale la diversa presenza di anidride carbonica nelle diverse acque che si mischiano. Stante comunque queste cose, ci si trova a percorrere degli ambienti o emersi o sommersi di grande magnificenza, solcati e tormentati dalle acque, che lasciano a noi oggi speleologi la possibilità di poterli frequentare e visitare con delle ricadute di carattere non solo naturalistico, ma anche di carattere scientifico, idrogeologico. La frequenza di questi bacini sotterranei nelle aree carsiche consente anche di poter individuare diverse e realistiche opportunità per il recupero di acque che appunto mancano nella parte superficiale
e che potrebbero essere captate e utilizzate da questi bacini sotterranei che nel tempo diventano sempre più vulnerabili per l'incuria dell'uomo o per la presenza di attività produttive o di allevamenti nelle zone superficiali. Maria Masuri e Leo Fancello sono guide naturalistiche e speleologi esperti. Nati e cresciuti a Dorgali, con altri soci hanno creato una società turistica che accompagna esperti di trekking, ma anche semplici escursionisti, alla scoperta dell'incredibile patrimonio naturalistico di queste zone. Ciò gli permette anche di portare avanti l'attività di studio ed esplorazione del loro gruppo speleo che, dopo tanti anni, riserva ancora sorprese e nuove scoperte. Guidati da Maria, iniziamo le nostre esplorazioni del Supramonte di Dorgali su sentieri di media difficoltà, attraversando l'impervia Codula di Fuili, un tipico canyon carsico con ripide e alte pareti che talvolta si avvicinano sino a creare stretti e affascinanti passaggi che ci conducono all'ingresso della prima grotta che visiteremo, Cumbidas Prantas, anche conosciuta come Grotta dei Cristalli. Ammiriamo all'interno di questo piccolo gioiello della natura un campionario completo delle più belle formazioni calcaree di grotta. Oltre alle numerose stalattiti e stalagmiti, spesso danneggiate da incursioni di vandali che hanno costretto i nostri amici a installare una porta metallica di protezione, troviamo colonne calcaree, colate concrezionali, lame trasparenti, eccentriche di rara bellezza e quantità, formazioni calcaree rossastre particolarmente rare e stalattiti cave dette canne d'organo che Maria fa risuonare nel silenzio della grotta. Tu guarda questi, guarda questo gruppo qua. Guarda, tira un po' la testa così lo vedi anche il capo. È veramente eccezionale a dir poco, guarda. Questo gruppo è... Questo potrebbe andare su un libro di geologia. Sì, sì. Si chiamano cristalli scalevoli. E vedi quelli sotto sempre, vedi, è evaporazione, no? Non c'è altra, non può essere, perché guarda qua, parte sempre di più, sempre meno, sempre meno pulito. Quindi è sicuramente per evaporazione che si producono quelli. Ma la sorpresa più interessante ci attende nella parte più interna. Perfettamente inserita nello scenario naturale che ne costituisce il completamento architettonico, ammiriamo i resti di una tomba punico-romana di particolare rarità e importanza. Il rinvenimento al suo interno di reperti di notevole interesse, tra cui 2 navicelle votive perfettamente conservate e ora esposte nel museo di Dorgali, fa supporre che si trattasse della sepoltura di un personaggio importante che, forse affascinato dalla bellezza della cavità, ha deciso di trascorrervi il suo ultimo viaggio. Numerosi sono stati gli studi effettuati nella zona che hanno dimostrato come il deflusso sotterraneo delle acque
fluisca da sud-ovest verso nord-est e sfociando in diversi punti di sbocco nel Golfo di Orosei, dando origine a numerose risorgenze molto importanti, quella del Bue Marino, quella di Cava Luna, l'Utopica e Beltorrente stesso. In particolare Beltorrente è stata da noi esplorata negli anni passati, arrivando a circa 1100 metri dall'ingresso per una profondità massima di 19 metri e viene considerata da tutti la più importante e la più estesa del sistema, che probabilmente è collegata con la grotta di Suglovo e Sucanale, che si trovano circa a 7-8 km più a sud-ovest. L'organizzazione di questo cantiere ha richiesto un grande impegno di carattere sia logistico che tecnico, perché presentando l'imboccatura in fronte mare è stato necessario allestire anche un mini cantiere fuori della grotta perché poi fosse possibile agli speleologi subacquei emergere in tutta sicurezza. Per questi motivi è stata posata una grande cima che portava all'interno della grotta da circa 50 metri dalla falesia, in maniera tale che in caso di forte mareggiate potesse essere possibile agli speleologi di emergere in tutta sicurezza tirandosi dal cavo e non affrontando i marosi e quindi poi poter emergere direttamente sotto le imbarcazioni. Dopo aver attraversato una zona molto particolare e interessante per la sua conformazione geologica, Maria, instancabile, ci conduce ora verso un'altra grotta che, anche se ben conosciuta e purtroppo rovinata e depredata, riserva anch'essa delle nuove sorprese. San Ruttaniedda, la grotta nera, detta anche la grotta dell'orco. A giudicare dalla frequentazione possiamo definirla a tutti gli effetti una grotta santuario. All'interno di questo scavo vi è uno strato incredibile di cocci, di resti che vanno dal prenuragico al nuragico, al periodo romano e anche al medievale. C'è un po' di tutto, quindi a testimoniare la frequentazione di questa grotta. E qui ci sono, come vedete, delle montagne di cocci, di conchiglie, ci sono pezzi di ostrica bucati, come potete notare, di ossa di animali bruciati, offerti nei loro riti nuragici. Guardiamo qua, ci sono pezzi incredibili di vasi, di piatti, incredibilmente belli, di una finezza incredibile. Qui possiamo notare il tipo di lavorazione e le diverse epoche. Un pezzo sicuramente di un vaso di grandi dimensioni, possiamo notare la lavorazione anche diversa da altri bugnetti che sono più o meno al 90% tutte rotondeggianti, invece questo è squadrato, quindi si denota anche la finezza della lavorazione, il buon gusto dei nuragici. Sicuramente vaso di grandi dimensioni, un bianza si presume, perché ovviamente dalle dimensioni possiamo dedurre questo. Io non sono un archeologo, ma ci sono altri pezzi molto molto belli. Anche la possibilità di poterlo appoggiare. Probabilmente anche questo. E di poterlo sostenere in questa maniera. Ci sono veramente. Nella parte più interna della grotta ci attende l'ultima sorpresa,
una gran quantità di ossa umane, resti di antiche sepolture depredate e devastate da vandali e saccheggiatori di tombe e frammenti di ceramica rinvenuti nelle vicinanze, residui di probabili corredi funerari. Ma se l'utilizzo delle grotte sarde come riparo, sepoltura o santuario è un'importante e suggestiva caratteristica di questo territorio, un'altra ragione ha spesso spinto l'uomo alla frequentazione di questi ambienti: la ricerca dell'acqua. Soggetta a fasi alterne d'abbondanza e carestia, l'acqua nella cultura delle popolazioni sarde è stata assunta vero e proprio dono divino. In alcuni casi il suo affioramento in superficie da abbondanti sorgenti sotterranee è diventato oggetto di un culto religioso che ha fatto nascere nel corso dei secoli una serie di pozzi sacri disseminati in tutta l'isola. In altri casi, quando lunghi periodi di siccità prosciugarono le sorgenti, fu forse proprio il bisogno di acqua a spingere nelle profondità della terra l'uomo, antenato dei nostri speleologi moderni, alla ricerca di questo bene così indispensabile. Leo ci sta ora conducendo su un percorso complesso, attraverso gole e sentieri appena riconoscibili, su passaggi angusti che ci hanno costretto ad una tenuta d'arrampicata leggera, riducendo al minimo indispensabile le attrezzature tecniche e di ripresa, verso una destinazione correlata alle esigenze d'approvvigionamento di acqua potabile della popolazione antica, la grotta di Sossirios, ovvero la grotta dei vasi. Tra l'altro qua, in questo punto dove ci troviamo, ci sono ancora i resti di questo abitato, i resti che ci hanno lasciato queste popolazioni. Qui sul pavimento in effetti troviamo degli frammenti di macina e dei resti fittili che ci riconducono a questi grossi vasi che servivano anche per raccogliere l'acqua. La macina. Questa pietra che ovviamente non è una pietra locale. Questa qui è una trachite basaltica, il punto più vicino che noi da dove possono averla portata è il villaggio nuragico di Bidonie che sta alle nostre spalle, là dove c'è quella radura in mezzo al bosco, al di là, sull'altro versante e al di là della c'è un'emergenza basaltica sui calcari, esatto, come ci spiegavi prima, che nelle macine venivano utilizzate per la fabbricaziare le macine, le pietre laviche, proprio per la loro porosità. Esatto, la trachite poi essendo una pietra abbastanza dolce, diciamo abbastanza tenera, può essere lavorata per fare una macina. Quindi queste praticamente invece la distruzione successiva è a opera essenzialmente di frequentatori occasionali che hanno negli anni addietro, decenni addietro, non meno di 60 anni fa, qua è stato effettuato un disboscamento delle bellissime foreste di leicio che popolavano queste montagne per fare del carbone. Durante questo disboscamento è stata rinvenuta la grotta, al cui interno c'erano ben 90 vasi. Questi vasi poi sono stati distrutti nel tempo per puro vandalismo, soltanto alcuni si sono salvati, un po' perché non riconoscibili essendo inglobati in una capsula di calcite, altri invece per fortuna sono stati portati per tempo al Museo di Dorgate. Procediamo all'interno della grotta con la sola luce delle nostre lampade a carburo e dopo circa un'ora di progressione in corda ci appaiono finalmente nell'oscurità gli unici vasi sopravvissuti ai continui saccheggiamenti, incastonati nella roccia e in alcuni casi completamente avvolti dalle concrezioni calcaree. Allora, questi sono dei vasi di cui vi ho parlato che in sardo vengono chiamati sirios. Sono dei grossi contenitori che poggiati sulla roccia, tagliati nella parte superiore longitudinalmente, servivano per raccogliere la maggior quantità di acqua di stillicidio che proveniva dalla volta qua sotto.
Ovviamente questo ilicidio però ha anche causato la crescita di questa coltre posizionale che ha inglobato il vaso e l'ha cementato sul suo basamento. Questo è un frammento di un sidio piuttosto grande. Questa è la parete esterna, questa è la parete interna. Possiamo vedere come l'acqua all'interno, contenuta all'interno di questo vaso, si sia alla fine concrezionata, rivelandoci proprio il suo altissimo tenore di carbonato di calcio disciolto. Rimane ancora oggi un mistero come si sia potuta poi trasportare a valle l'acqua, vista la difficile accessibilità della grotta. Le ultime esplorazioni e rilevazioni di Leo sembrano confutare l'ipotesi di altri accessi più agibili crollati in seguito a smottamenti esterni del crinale. Il nostro giro di esplorazione del supramonte di Dorgali sta volgendo alla fine, ma prima di tornare a casa abbiamo ancora il tempo per un'ultima ricognizione, la più complessa ma anche la più affascinante, in un luogo dove l'acqua regna incontrastata, la sorgente di Sugologone. L'organizzazione di una spedizione speleo-subacquea ha diverse implicazioni di carattere tecnico e logistico. Ricordiamo che un'immersione in grotta è radicalmente diversa da un'immersione in acque libere, in quanto contrariamente a queste, lo speleologo subacqueo, una volta che ha perso il contatto con la superficie, è irrimediabilmente solo. Questo condiziona l'allenamento, la tecnica di progressione e aggiunge a questa necessità una grande ridondanza di attrezzature. Questo è il motivo per il quale uno speleologo subacqueo necessita di una squadra di appoggio che è direttamente proporzionale alla profondità e alla complicazione della grotta. Se si pensa che per poter consentire a uno speleologo subacqueo di immergersi e quindi di iniziare la sua attività dopo aver percorso notevoli distanze e aver superato molti dislivelli, pensiamo che mediamente le cavità carsiche italiane si attestano con profondità medie di 400-500 metri in zona emersa, quindi gli speleologi trasportano queste attrezzature colmando delle distanze dal chilometro ai 20 o 30 chilometri con un dislivello tra l'entrata e l'inizio dell'immersione dai 4, 5, 600 metri. Per poter quindi arrivare ad iniziare l'immersione servono dalle 5 alle 6 persone di appoggio solo per il trasporto delle attrezzature, proprio perché queste attrezzature sono ridondanti, danno un livello di sicurezza ma anche di ingombro estremamente rilevante e quindi la logistica e l'impegno di questa squadra per consentire a una persona di potersi immergere e quindi proseguire l'esplorazione è un grande impegno di carattere tecnico e molto spesso anche di carattere mentale. Situata nel comune di Oliena, con la sua portata d'acqua di 300 litri al secondo, costituisce insieme alla gola di Gorroppu e alla grotta di San Pantaleo uno dei più importanti fenomeni idrografici italiani ed è ben conosciuta anche dagli esploratori speleo-subacquei di tutto il mondo. Accessibilità e trasparenza delle acque hanno infatti da sempre attirato esperti di immersione in grotta alla ricerca di nuove diramazioni e prosecuzioni in un ambiente ancora oggi in gran parte inviolato. Dopo le esplorazioni dei primi anni '80 del tedesco Hasenmayer e dei francesi Penese e Le Guen, nel 1997 uno dei più importanti speleo-subacquei mondiali, lo svizzero Olivier Isler, con il supporto di un gruppo di speleo-sub sardi guidati dal nostro amico Leo Fancello, riesce ad arrivare alla massima profondità raggiungibile della sorgente, meno 107 metri.
La sua impresa si arresta davanti ad un restringimento impenetrabile della roccia, una frattura alta solo 50 cm, oltre la quale un complesso sistema di canali sotterranei raccoglie le acque delle grotte di Subentu, Saoke, Suguanu e chissà quante altre per chilometri e chilometri nelle viscere delle montagne impervie del supramonte di Dorgali. Non ci stancheremo mai di ricordare che le immersioni speleo-subacquee, ovvero in grotte sommerse senza luce esterna, vanno compiute esclusivamente da tecnici esperti e subacquei adeguatamente addestrati. L'ambiente chiuso, freddo e con visibilità spesso insufficiente o nulla, in cui l'unica via d'uscita è rappresentata dal filo di Arianna che riconduce all'ingresso, richiede un allenamento fisico e una mente lucida raggiungibili solo con rigore, metodo e il supporto di esperti del settore. Noi sappiamo che le cavità marine sono quelle che hanno più subito le variazioni dei livelli e in particolar modo è noto, grazie a degli studi climatologici e geologici, che negli ultimi 20.000 anni il livello del Mediterraneo sia salito circa di 100 metri. Il mare quindi ha coperto e ha celato ciò che a quell'epoca era emerso e quindi nascondendo sia le tracce dell'uomo che frequentava questi ambienti e sia gli speleotemi come le stalattiti e le stalagmiti che si erano create nei periodi nei quali queste cavità erano di fatto emerse. Ciò dà la possibilità agli speleologi subacquei di contribuire alla conoscenza della storia dell'uomo e non solo alla genesi delle vicissitudini del territorio, ed ecco perché ad opera di alcuni speleo-subacquei che sono stati rinvenuti in queste cavità marine le tracce di queste frequentazioni. È nota per questo una grotta rilevata nella scogliera antistante Marsiglia che nasconde di fatto un santuario di circa 27.000 anni fa. La scoperta è stata ad opera di uno speleologo subacqueo che, attratto dalla curiosità di questa cavità, si è poi trovato in questo magnificente santuario che a tutt'oggi è stato studiato dettagliatamente dal Dipartimento d'Archeologia Subacquea dello Stato francese e che è oggetto ancora di numerose e costanti scoperte. È brutto tempo. Sul traghetto piove a dirotto e ripensiamo ai 5 giorni appena trascorsi in Sardegna. Sono anni che esploriamo il 7° continente e ad ogni spedizione nei mondi sotterranei o sommersi scopriamo nuove sfide e testimonianze che ci rendono sempre più curiosi. Applichiamo il metodo e la ricerca scientifica, analizziamo risultati e formuliamo ipotesi, ma poi, nel profondo della nostra anima, spinti dalla curiosità e dal gusto dell'avventura, siamo come bambini ancora capaci di meravigliarsi.